Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, oggi come avete visto la copertina, ma come vedete da qua, vorrei presentarvi, ma neanche tanto presentarvi, non voglio fare una recensione del prodotto, solo del prodotto, ma voglio farvi una recensione per vedere se conviene cambiare il nuovo router, il 5690 Pro, e se posso risparmiare di soldini. Ad esempio io prima avevo il 4060 che mi sono sempre trovato benissimo, AVM che ringrazio mi ha inviato questo qui, il 5690 Pro, per provarlo e per notare se ci sono delle differenze. Io lo sto provando da 2 mesi, ma prima di provarlo io l'ho voluto far provare a chi di modem ne installa, a chi ha la fibra e a chi ne sa più di me di queste cose qua, e quindi che sono in tanti. A parte gli scherzi, cioè, la mia sarà una recensione tra virgolette ignorante, nel senso che non è la mia grassa passione quella dei router o dell'informatica, ma è appunto per questo è una recensione più veritiera, che vi voglio far capire se conviene spendere la cifra per acquistare questo, che in caso vi lascio il link in descrizione qui se volete acquistarlo. Vi lascio anche in descrizione il mio canale Telegram nuovo se volete iscrivervi, che così se volete acquistare da là delle offerte. Ma non vuole essere una televendita, non vuole essere una recensione di che cosa fa questo modem, scusate, questo router, e non vuole essere, ma vuole essere un consiglio, ecco, un consiglio se acquistarlo o no. Perché vi dico questo? Perché questo router qua, che è bello grosso, dopo andiamo a vederlo a differenza col 4060, è un router che è se lo paragoniamo nel mondo delle autovetture, è una macchina da Formula 1, cioè nel senso che ha delle prestazioni altissime, ho delle prestazioni veramente valide, siamo sul top di gamma, siamo su un prodotto che da qui gira tutto il resto, ma bisogna vedere se questo resto va utilizzato. Cioè questo lo prendete e sapete che per 10 anni siete a posto, che siete già avanti con la tecnologia. Bene, e questo è il primo pro, cioè nel senso che se io lo acquisto perché voglio essere già con Wi-Fi 7, perché questo è già il Wi-Fi 7, ha già dentro Zigbee, quindi cosa significa? Se ho dei apparecchi che funzionano tramite Zigbee e non voglio acquistare un accessorio che mi faccia questa rete qua, che crea questi prodotti tipo, che ne so, Sonoff, Philips, Bosch, eccetera, lui ce l'ha già integrato. Poi andiamo a vedere altre caratteristiche che ha già l'ingresso SFP, quindi per collegargli la fibra direttamente, ok? Quindi non la fibra, quella che dicono che arriva e poi arriva dentro il cavo in rame, la fibra direttamente in casa, e quindi noi possiamo collegare direttamente la fibra qui, e dopo vi faccio vedere che hanno anche le chiavette. E abbiamo comunque 4 porte da gigabit, poi abbiamo appunto il Wi-Fi 7, che quindi, ma anche qui il Wi-Fi 7 a me serve. Io non ho dispositivi che hanno il Wi-Fi 7 al momento, oggi come oggi, solo i cellulari top di gamma, solamente i tablet top di gamma o certi computer. Ma, torno a ripetere, conviene? Cioè conviene avere il Wi-Fi 7 o avere la fibra da 1 gigabit? Perché per quello che faccio io a casa, per quello che facciamo noi a casa, che siamo in 5 comunque in famiglia, se uno sta guardando YouTube, l'altro sta guardando Netflix, eccetera, 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 a me quando ho 100 mega basta e avanzano, e se devo inviare dei dati comunque basta e avanzano per il mio utilizzo. Per quello vi dico, il mio consiglio è: questo è un prodotto da Formula 1, è un prodotto che va veramente alla grande e ha delle caratteristiche eccezionali, ma se poi è una macchina Formula 1 ma una strada di ghiaia dove vado a correre, cosa me ne faccio di tutta questa potenza qua che non posso utilizzare? Punto di domanda. Questo è il consiglio che io posso darvi e che voglio darvi, ecco, tutto qua. Per il resto il prodotto è una bomba che va veramente molto molto bene, e tutte le caratteristiche che abbiamo qua, il Wi-Fi 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz addirittura qua abbiamo, ha tutto quello che possiamo avere,
e le caratteristiche. Se volete vedere una recensione con le caratteristiche, li devo inviarvi da qualche altra parte, perché adesso vi farò vedere come sostituire il vecchio router che ha 1 anno e mezzo, insomma non è che sia neanche tanto, e che va alla grande, con questo qua, alcuni particolari che io non sapevo come fare, ho chiesto informazioni e ho visto come si fa a fare. Quindi vi porterò anche questo pezzettino qua, poi vediamo i 2 router di differenza e basta. All'interno della confezione troviamo il router, troviamo lì che avete, che parlavamo prima, per collegarsi direttamente la nostra fibra ottica, quindi il cavetto arriva, lo inseriamo dentro. Poi abbiamo il cavo Ethernet, il cavo ottico, le istruzioni di Fritz che sono molto semplici, sempre, comunque molto facile da fare, e poi un cavo Ethernet della fibra ottica e basta, tutto qua. Allora, adesso io vi parlo di risultati finali, perché è giusto che la recensione sia fatta così, sui dati reali che ho testato. Allora, gliel'ho dato a mio cognato, che lui a casa non ha la fibra, comunque ha appunto sia la fibra, però che arriva fino alla cassetta e poi viene dentro quel rame, quindi non è una fibra reale. E mi ha detto: Lorenzo, prodotto va alla grande, è veloce tutto quanto, abbiamo prestazioni tutto, un aumento dal vecchio prodotto del 10%. Siamo lì, bene. Tolto, resettato, l'ho dato a un'altra persona che lui di lavoro fa installazione appunto di internet, e dove ha l'ufficio hanno proprio la fibra che arriva lì direttamente in ufficio con la fibra. Fa: Lorenzo, dall'altra marca che non posso dire a questo qua, al Fritz AVM, mi ha detto c'è stato un aumento delle prestazioni del 20%, ma soprattutto la stabilità del segnale, cosa che con gli altri prodotti, con i modem che abbiamo noi, che installiamo noi, che sono molto più economici, non abbiamo. Quindi, detto da delle persone che installano ogni giorno router, fanno connessioni internet veloci, eccetera, bene, ne abbiamo messo anche in azienda, mi ha detto veramente un bel prodotto, e alla fine mi sa che se lo sono prese anche. Io, che l'ho installato, cosa posso dirvi? Posso dirvi che ho trovato sì una copertura maggiore, ma avendo tutta la linea mesh, eccetera, mi sono trovato bene. Non vedo ste grosse differenze, perché comunque mio figlio gioca online, io mi guardo un video su YouTube, gli altri guardano Netflix, l'altro guarda Disney Plus. Differenze? No, perché già prima andava bene e adesso va bene come andava prima, quindi le differenze non ci sono. E tutto qua. La somma è che il prodotto va bene se ha prestazioni per far vedere come va. E basta. Se ci siamo, torno a ripetere, facciamo la stessa cosa, una macchina che va a 200 all'ora e l'altra macchina che va a 300 all'ora, ma andiamo a correre per i campi o sulla ghiaia, la differenza io non la vedo. Oppure so che quello lì ha di più, ma non mi serve, ecco, tutto qua. E adesso io invece voglio portarvi, dopo andiamo a vedere il prodotto, vorrei farvi vedere un attimo come fare per cambiare modem. Quindi l'installazione e l'avvio è sempre la stessa procedura, diciamo. Andiamo a premere il tasto, questo qui, attiviamo il tasto VLAN, ok? Clicchiamo qua su VLAN, lui inizia a lampeggiare, si mette in rete, poi schiacciamo il tasto Connect, andiamo qui sul nostro dispositivo dopo essere andati sulla linea Fritz e lui si connette, vedete 5 secondi, scegliete la linea wifi che lui genera, che è il 5690 in questo caso, poi dopo dentro c'è un tagliandino con tutte le caratteristiche e si connette. Una volta connesso, cosa devo fare io? Allora, se è il primo router che prendete, benissimo, finita là. Ma io cosa devo fare? Dovevo sostituire il mio 4060 e non avevo voglia di riportarmi tutta la mia linea mesh, tutte le caratteristiche, tutte le password e tutto quanto cioè passarmela da una parte all'altra. E allora come si fa? Adesso vi faccio vedere, io adesso vado qua, faccio cattura schermo, così vi registro lo schermo, faccio nuovo e vi faccio vedere cosa bisogna fare. Allora,
eccoci qua, e facciamo partenza. Adesso avvia la registrazione, 3, 2, 1 e sta registrando. Bene, adesso vi metto qua lo schermo del computer. Che cosa dobbiamo fare? Questa è la mia linea, adesso lui è già configurato, vedete che c'è scritto 5690, ok? Questa è la ricezione fino a 800 megabit, siamo con l'FVA Wind 5G e ho fatto dei speed test, siamo arrivati a 750-800 mega in download e fino a 100 in app. Va alla grande, molto bene. Comunque torniamo al discorso iniziale delle autovetture. Bene, allora che cosa devo fare io? Vado su sistema, ok? Vedete quando c'è scritto backup? Faccio backup dal vecchio dispositivo, quindi prima avevo il 4060, adesso qui c'è, come vedete c'è scritto 5690 Pro. Vado a creare una password, ok? Fate una password, gli date salva e lui salva tutto in un file. Salva tutto in un file che adesso vi faccio vedere qua. Crea un file normalissimo. Andiamo su file, vado a vedere, vedete qua ha fatto Fritzbox 4060, quello che abbiamo esportato. Benissimo. Adesso io lo chiudo, torno sul mio prodotto. Adesso fate conto che io torno sul mio prodotto che ho appena fatto, vado su backup, dove eravamo prima, e faccio ripristina. Lui mi dice seleziona il file di ripristino, faccio seleziona il file, prendo Fritzbox, tac, faccio apri e lui mi configura esattamente come abbiamo fatto, come era registrato prima. Basta, il gioco è fatto. Questo è AVM, questa è la velocità di questa azienda che secondo me ha degli aggiornamenti, delle cose che sono molto molto semplici. Bene, e adesso cosa voglio farvi vedere? Voglio farvi vedere un attimo la linea internet, non mi ricordo se sono qua. Qua vedete che posso monitorare tutto quello che è stato fatto, dettagli della connessione, eccolo qua, WAN, la velocità e tutto quanto. Poi voglio far vedere il contatore online, questo è oggi, abbiamo scaricato 9,3 giga, ne abbiamo inviati 8 perché ho caricato dei video, sempre del mio canale se volete andare a vedere di auto, e ricevuto 1,3. Bene, quindi se io adesso vado sulla panoramica, vedete che c'è scritto 5690 Pro, ma se io vado nel wifi, che è qua, rete wireless, ok? Vedete cosa c'è scritto qua? Fritzbox 4060G. Fritzbox nella linea wifi 6 GHz, quella che il 4060 non aveva, in questo caso qua c'è scritto Fritzbox 5690GD. Quindi lui ha passato tutto tranne le novità, perché questo anche il wifi 6 GHz che l'altro non aveva. E quindi ha tenuto lo stesso, però la password è rimasta quella. Se io vado dentro, prendo dentro qui nel Fritzbox, la password è quella del 4060, quello che avevo prima. Ed è una cosa molto veloce da fare, basta salvare lì il sistema e via. Bene, adesso vi faccio vedere la differenza tra il vecchio e il nuovo. Bene, ecco qua il nostro bel bestione, guardate quanto grande è, enorme. Questo è il 4060, giusto per farvi vedere. Allora, questo andava messo così, quindi dritto, con la scritta qua davanti, e qua ci sono connect, power, eccetera. Dietro avevamo una presa USB se volevamo collegargli un hard disk o una stampante, 3 prese Ethernet da 1 GHz, da 1 gigabit, scusate, la WAN da 2,5 e il power. Basta, non avevamo niente altro. Allora, qui invece abbiamo il tasto per il WAN, però sentite che rumore fa? Per il prezzo che ha, io mi aspettavo magari i testini che avessero delle qualità un po' più alte. Adesso lui sta lampeggiando perché ho acceso e spento. Connect per connettere gli altri dispositivi per creare la linea mesh, se vogliamo collegare un power line, eccetera. E adesso ve lo giro di qua, guardate lo spessore, cioè se andiamo a confrontarlo, eccolo qua, questa è la differenza di spessore, 2 volte e anche forse 3 volte. Poi qua dietro invece abbiamo tutte, adesso mettiamo un po' i cavi ben messi, così, eccoci qua. Qui adesso io oscuro questa zona perché ci sono tutti i dati del prodotto che però comunque sono già state cambiate. Qua abbiamo la presa SFP appunto per il discorso della fibra con quelle che vi ho fatto vedere prima.
DSL, phone, qui è dove ho collegato la mia linea WAN, sulla WAN/LAN, 2.5 GHz, e qua invece abbiamo 4 prese gigabit, e qua abbiamo l'accensione. Allora, dopo qua i smanettoni, quelle cose là, diranno ma dovevi dire questo, dovevi dire l'altro. Io ho detto all'inizio, faccio una recensione ignorante, tra virgolette, perché di queste cose qua me ne intendo fino a un certo punto, e il 90% di chi utilizza questi prodotti qua, certe persone non sanno neanche collegarlo, quindi attenzione che non tutti sono dei smanettoni, non tutti utilizzano internet come lo utilizzano altri. Ecco, tutto qua. Quindi, da come la vedo io, questo prodotto qua vale la pena per chi ha la fibra, vale la pena per chi vuole un prodotto top di gamma, sì, perché questa qua, torno a ripetere, è una Ferrari dei router, poco da fare. Bene, io adesso ve lo rimetto qua. La mia recensione era più che altro per portarvi, per farvi vedere appunto quando vado a cambiare modem, scusate router, come si fa a salvare tutti i dati del vecchio prodotto. Avete visto che 2 minuti e si salva tutto quanto. Come tutte le cose di Fritz è tutto stra semplice da fare. E qui vi ho dato dimostrazione. Bene, spero che il video vi sia piaciuto, che sia stato utile. Se vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale, è gratuito, non costa niente, basta premere il tasto iscriviti e attivate il tasto di notifiche. Ripeto, vi lascio in descrizione appunto il link se volete acquistarlo. A voi non costa nulla, a me serve tantissimo perché così mi aiutate a crescere e anche a far crescere il mio canale, che comunque siamo quasi quota 20.000 e già è un bel traguardo secondo me. Signori, grazie a tutti e arrivederci.